Problemi, attenzione, colpo di scena clamoroso, attenzione, problemi. Ok, ma come siamo arrivati a questo punto? La mattina è iniziata così. 2 bomboloni strapieni alla crema sono finiti dritti sul pavimento del bar. E sì, forse questo era un segno. Però aspettate, andiamo un pelino più indietro. Abbiamo lavorato mesi per rendere questa giornata perfetta. Notti intere in laboratorio, ore davanti a programmi di modellazione e simulazione fluidodinamica, prove, errori, pezzi rifatti da zero. Per la prima volta stavamo cercando di costruire un vero pacchetto aerodinamico, un nuovo musetto, una nuova ala anteriore in carbonio e soprattutto il nuovo volante wireless. Probabilmente il componente più complesso che abbiamo mai realizzato. Un progetto che ci ha portato via una quantità assurda di tempo. E la cosa più bella è che stavamo finalmente andando oltre quelli che pensavamo fossero i nostri limiti. Eravamo fieri di quello che avevamo costruito e questa giornata doveva essere il momento in cui tutto quel lavoro avrebbe finalmente toccato la pista. Nei prossimi video vi faremo ovviamente vedere come abbiamo realizzato e progettato questi componenti, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e mettete un like a questo video per non perdervi nessun nuovo contenuto. Anche perché dietro questa giornata infernale c'è stato molto più lavoro di quello che sembra. Ci siamo preparati benissimo, alle 8 del mattino era tutto caricato ed eravamo pronti per partire. Siamo andati a fare colazione tutti gasati e lì il primo segno che la giornata forse non sarebbe stata così semplice. Faccio il pieno. Non vedi quelli davanti a tappo? Sopra il tappo. Che era 13 per il musetto? No, non lo fa là. Se basta. Mo' la prima bocca che pia. La bocca Grum. esplode. Ci sta un graffio di ieri sera l'abbiamo fatto. È lungo tutta la cosa. Vabbè. Aspetta che devo mandare un peletto la coppia. Ringraziamo sempre Parkside. Parkside, main sponsor. Sicuramente non andrà da nessuna parte. Parti subito?
Buongiorno dalla VTG SPA. Siamo qui alla pista Dino Ferrari di Fermo per provare il nostro Formula e le nostre modifiche, sarebbe il musetto ed alettone. Qui con me ho il proprietario, quindi il CEO della VTG e anche primo pilota della macchina. Hai qualcosa... anche primo pilota della scuderia, scusate. Ha qualcosa da dire riguardo alla macchina, le sue prime impressioni, com'è la giornata per correre? Allora, buongiorno a tutti. Comunque, io sono il CEO, l'invisibile CEO della VTG. E insomma, vabbè, la pista è ottima. È abbastanza caldo, troppo caldo forse per stare lì dentro, ma comunque ottime sensazioni per la macchina, nel senso che comunque l'ingresso curva anche con l'ala è migliorato, la percorrenza anche, dopo ho un eccessivo sovrasterzo, probabilmente c'è da riguardare un attimo l'assetto in uscita, ma ci stiamo. Allora, abbiamo notato che l'ala tocca un po' per terra quando si fanno le curve. Perché? Il nostro ingegnere sta cercando di alzare l'ala il più possibile perché diciamo che non pensavamo che stesse così bassa e quindi la sta alzando. Ok, quindi stiamo alzando l'ala. Lei si fida di quello che sta facendo l'ingegnere Testoni? Ma guarda, io dell'ingegner Testoni ho anche il mio socio, diciamo che io mi fido ciecamente di quello che fa, altrimenti non saremmo qui. Ah, ok. Quindi si punta a risolvere tutto e a ripartire il prima possibile, giusto? Assolutamente sì. Si è ristaccato l'acceleratore in pista. Ha rotto il cazzo questo acceleratore. E niente, speriamo bene. Che caldo. Allora, si è rotto il filo dell'acceleratore, dobbiamo rifarlo. L'avevamo riparato con dei cappuccetti di elettricisti, ma si è spaccato dall'altra parte. Dove non è stato riparato? Pensa che cazzo di roba. Succede. Se così non può andare avanti. Qua il capo ingegnere è deluso dal... Fa caldo. Fa caldo. Veramente tanto caldo. Fa caldo. Punta sulla parete del coso. Dai, sì, 38 gradi il cazzo. Non ti preoccupare, se si scarica c'è il power. Comunque fa dentro una cinquantina di gradi dentro al Formula. Si sta fondendo. Sì, è veramente bollente. Probabilmente il PLA non è proprio il materiale più adatto. Qualsiasi altra azienda, Islogic 3D. Effettivamente. Stiamo cacciando i carburatori. Porca puttana! Cercando di non ustionarci perché abbiamo rotto il filo dell'acceleratore. Ma fa veramente caldissimo. Porca troia, si fa caldo. Allora, come possiamo vedere, qui c'è il nuovo filo, passa all'interno e arriva fino al pedale dell'acceleratore. Voglio che scarica pure un po' di benzina? Non si scarica? Mentre lavora faccio il sistema refrigerante. Sto facendo l'aiuto ai lavoratori. Ah, ti è spezzato? Quindi abbiamo ritrovato effettivamente. Il nottolino. Allora, Ingegnere, dica un attimo le modifiche prima che accendi. Abbiamo rimesso il filo.
E ci siamo accorti che forse il nostro rubinetto della benzina con il logo super figo probabilmente si era spanato e quindi l'abbiamo carpito. Dov'è? Era posizionato qui. Avevamo un rubinetto. Dopo gli intoppi iniziali siamo riusciti finalmente a rimettere in ordine la situazione. Abbiamo alzato l'ala anteriore per evitare che toccasse per terra in curva e dopo un po' di tentativi siamo riusciti anche a risolvere il problema all'acceleratore. La macchina ha risposto molto meglio del previsto. Nonostante il caldo, i problemi e tutta la tensione iniziale, il VT01 ha iniziato finalmente a girare come volevamo e la soddisfazione più grande è stata vedere tutti i componenti del gruppo riuscire a scendere in pista e soprattutto a riportare la macchina ai box sana e salva. O quasi. Allora ragazzi, adesso vedrete cosa succede quando guida il capo degli ingegneri e non il pilota. Succede che si gira. Succede che si gira e la lamiera si piega. Ha fatto saltare tutti i rivetti. Vai, vai. No. Sì. A posto, riparti. Il motore prenderà più aria. Questa è la soluzione. E coglioni. Con la violenza si ottiene tutto. Abbiamo risparmiato peso. Sì. Carino Mannetti al bordo del VT01. Guarda, guarda. Questo va a passare. Cadetto? Che caldo, porca troia. Che caldo. Che caldo. Com'è andata? Impressione a caldo, io posso rimanere a fare il social media manager perché non ho il manico per fare queste cose. Però è gustoso, è veramente gustoso. Gustoso, a parte il caldo. A parte il caldo e il fatto che non riesco a partire da fermo. Adesso il nostro capo officina. Io me la sono fatta tutta senza cinture. Vabbè, anche tu sei cintura, non corri, no? Attaccalo. Non so cosa può succedere, però. Tanto non corri. Dopo che tutti erano riusciti a scendere in pista, la giornata aveva finalmente iniziato a prendere la piega giusta. La macchina stava andando bene, noi ci stavamo divertendo e nonostante tutti i problemi iniziali l'atmosfera era completamente cambiata. E proprio perché ormai avevamo preso una certa fiducia, abbiamo deciso di fare un ultimo test. Volevamo capire quanto cambiasse davvero il comportamento della macchina con e senza aerodinamica. A quel punto, per effettuare questo test, è rientrato il CEO della VTG. E proprio lì è successo un patatrack. Problemi. Sì. No. Porca puttana. Come la vedi? Mamma mia. Qua sotto. Oh! Aspetta. No, vabbè, questo va via. Dai, Pensavo decisamente peggio, ragazzi. Danni.
Mica ho capito dove si è piegato questo figlio di puttana. Oh, ragazzi, una pellata. Ah, ecco, qua è piegato. le piastre. Spacca la fibra di carbonio. No, è vero. Sì, qua. Sì, qua e qua. È uscita completamente. Non ci sarà bisogno di lucidarla. E quindi sì, questa giornata è andata così. Abbiamo fatto parecchi ma parecchi danni. L'ala anteriore purtroppo si è distrutta ed è praticamente irrecuperabile. Ed è stato un colpo pesante anche a livello economico. Fortunatamente il materiale ci era stato fornito da InsLogic 3D e il problema infatti non è stato dell'alettone in sé, ma i supporti in acciaio non sono riusciti a sopportare quell'urto anche se di entità molto piccola. Il musetto si è deformato per il caldo, il fondo l'abbiamo preso a martellate, il supporto della marmitta si è rotto così, mi viene da ridere ragazzi perché la situazione è abbastanza tragicomica. Il supporto della marmitta si è rotto mentre ricaricavamo la macchina sul furgoncino. E abbiamo persino piegato il braccetto della pushrod per quando abbiamo sollecitato la macchina durante la giornata. Insomma, non è stata una giornata semplice. Però nonostante tutto siamo tornati a casa con delle conclusioni veramente importanti. La prima è che comunque l'aerodinamica funzionava davvero. Prima di rompere tutto la macchina era molto più precisa davanti e decisamente più divertente da guidare. Appena siamo rientrati in pista senza musetto e alettone, la macchina è diventata estremamente sottosterzante. Anche il raffreddamento ha funzionato perfettamente nonostante le temperature rilevate. E soprattutto il volante wireless non ha mai perso la connessione. Per tutta la sessione ha continuato a trasmettere dati senza problemi. Che per un sistema progettato completamente da zero da noi, insomma, è una bella soddisfazione. Quindi sì, è stata una giornata parecchio dura. Abbiamo rotto tanti pezzi, ci è dispiaciuto tantissimo perché l'ala era probabilmente uno dei componenti più fighi che avessimo mai costruito. Però queste cose, come ho già detto, fanno parte del gioco e il motorsport è così. È costoso, è complicato, a volte è frustrante, ma è anche questo il motivo per cui ogni piccolo risultato ha così tanto valore. E quindi adesso siamo qui in officina, perché abbiamo già capito dov'è che dobbiamo migliorare e la prossima versione sarà ancora più estrema.